L'intelligenza artificiale controlla l'esercito militare degli Stati Uniti. Seguire gli ordini non sarà più un problema. Ricordo che per accedere a Greg Rees playlist completa, come tutte le playlist su Brighton, è indispensabile loggarsi sulla piattaforma, come d'altronde si fa con YouTube o tutte le altre piattaforme. Sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Il semplice valore di una buona tazzina di caffè è più che gradito attraverso PayPal. Tutti i link in descrizione. In ambito militare una kill chain si riferisce al processo sequenziale di individuazione, localizzazione, tracciamento, targeting, ingaggio e valutazione di un bersaglio. E la macchina bellica statunitense ha scoperto che gli esseri umani non sono disposti a uccidere quanto vorrebbero. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, studi condotti dal generale di brigata S.L.A. Marshall dimostrarono che solo il 20% dei fanti statunitensi sparava contro il nemico, anche sotto minaccia diretta. Egli attribuì questo fenomeno a un'innata resistenza umana all'uccisione. Nel suo libro Man Against Fire scrisse che l'individuo medio e sano ha una totale resistenza interiore solitamente inconsapevole all'uccisione di un simile che, al momento cruciale, diventa un obiettore di coscienza. Ciò portò a cambiamenti nell'addestramento militare statunitense, come l'introduzione di bersagli con sagume umane e la disumanizzazione del nemico. Nel 1996 The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society del tenente colonnello Dave Grossman dimostrò che l'aumento del tasso di uccisione tra i soldati di fanteria statunitensi comportava costi psicologici dovuti al sistema di colpa e al trauma dell'uccisione. Lo studio longitudinale nazionale della salute degli adolescenti del 2011 ha dimostrato che i soldati che credevano di aver ucciso qualcuno in combattimento erano in maggior rischio di PTSD, depressione e pensieri suicidi. È per questi motivi che le forze di difesa israeliane IDF, con l'aiuto dell'esercito statunitense e di Palantir, hanno utilizzato l'intelligenza artificiale sul campo di battaglia. Distruggere un intero edificio per uccidere una persona può sembrare estremo per un essere umano, ma non per l'IA. È noto che il sistema di puntamento dell'IA uccide civili innocenti nel 10% dei casi e l'IA non se ne preoccupa minimamente. Il Golden Dome annunciato dal presidente Trump si baserà su sistemi di tracciamento e intercettori basati sull'IA e le armi autonome letali sono le prossime. La Bullfrog M2 è una mitragliatrice autonoma calibro 50 sviluppata per l'esercito statunitense. Rileva, traccia, identifica e acquisisce bersagli in modo autonomo. L'anno scorso la DARPA ha pubblicato un filmato in cui l'intelligenza artificiale pilota autonomamente un F-16 noto come X-62A contro un F-16 pilotato da un essere umano. Noto come il fondatore di Oculus VR, Palmer Luckey è l'ultimo innocuo prestanome del complesso militare industriale. Nel 2017 Luckey ha fondato Anduril Industries, un'azienda di tecnologia militare specializzata in sistemi d'arma militari autonomi. So you'd rather have an American-made product in their hands than our soldiers over there? Absolutely, every time. And I think that that's one of the reasons that autonomy is so powerful. Right now, there's so many weapon systems that require manning. You know, if I can have one guy commanding and controlling 100 aircraft, that's a lot easier than having to have a pilot in every single one, and it puts a lot fewer American lives at risk. To be clear, autonomy does not mean remote controlled. Once an autonomous weapon is programmed and given a task, it can use artificial intelligence for surveillance or to identify, select, and engage targets. No operator needed. It's a scary idea to some people. It's a scary idea, but I mean, that's the world we live in. I'd say it's a lot scarier, for example, to imagine a weapon system that doesn't have any level of intelligence at all. In your mind, is it enough just to have all these things as deterrents, or do they have to be deployed and used? They have to believe that you can use them. By the end of this year, Andrew says it will have secured more than $6 billion in government contracts worldwide. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha l'obiettivo di far sì che siano sempre i robot, non i soldati, a stabilire il primo contatto con il nemico. Si stanno sviluppando sistemi robotici per svolgere qualsiasi compito, dalla sorveglianza all'uccisione.
Con un esercito di robot macellai autonomi non c'è più alcun problema di etica. Se un governo volesse scatenarli contro il proprio popolo, non avrebbe problemi ad eseguire gli ordini. Report Gregory's, traduzione e voce Dino Tinelli.